Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi è il nostro compleanno! Oggi è il nostro compleanno. 5 anni insieme e sembrano volati, allo stesso tempo sembra passata un'eternità. E proprio perché la percezione del tempo è questa, è il tempo lineare, come lo percepisce la mente razionale, è un mero fenomeno illusorio, no? E quindi in questi 5 anni abbiamo fatto dei lavori straordinari. Ci pensavo prima mentre ero seduta lì a bermi il tè. Ehm, Qualcosa che abbiamo costruito a poco, senza sapere la grande cattedrale interiore ed esteriore che avremmo costruito insieme. E sono sempre stata animata da una profonda gioia, una passione dirompente nel quotidiano, senza pensare a domani, senza pensare a dove saremmo arrivati, ma con la consapevolezza che ogni istante fosse l'ultimo, e allora viverlo in modo appassionato, dirompente, da grandi eroi. Ed è questo quello che ho dato in tutti questi anni e continuerò a dare perché stiamo solo all'inizio. Dico sempre stiamo solo all'inizio. E domani ci sarà l'ultimo appuntamento con le masterclass Il viaggio dell'eroe realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica. Mi avete scritto tantissimo e c'è stupendo, è stato stupendo perché il vero viaggio, ragazze mie ragazze, adesso che avete gli strumenti, inizia adesso. L'eccitazione e la bellezza con la spada che avete acquisito di consapevolezza inizia adesso. Inizia adesso e domani faremo la danza con il divino. E nel rituale della Tandava, la danza con il divino, le 7 leggi dell'amore, e andremo, domani si balla con il pezzo creato da mio fratello per intero, che vi farò ascoltare in anteprima, ve lo farò proprio ballare e attraverso la danza e l'energia erotica scaturita dalla danza andremo a pacificare tutte le immagini delle tue vite e ne uscirai con l'elisir in mano. Adesso l'eroe è completo e irradia la sua luce nel mondo, realizzando il suo obiettivo, perché è lui stesso l'obiettivo. È commovente e meraviglioso, è commovente e meraviglioso. E questo è solo il preludio di cose straordinarie che stiamo creando. Quest'anno faremo delle cose grandiose, ci saranno delle novità esilaranti, scioccanti, che alcune delle mie ragazze conoscono già. Per me è una grande prova iniziatica. Già ho superato la prima prova iniziatica, però per me è una grande prova iniziatica. Dopo 5 anni ci sarà un grande debutto. E non aggiungo altro. Non aggiungo altro. E altre sorprese straordinarie. Ci saranno dei nuovi corsi, dei corsi improntati proprio alla pratica consapevole. Ma uno in particolare, vabbè, poi vi dirò, vi sto spoilerando delle cose che non devo dire, mi hanno detto non dire niente Francesca, ancora. No, però io sono incontenibile, lo sapete. L'avete visto pure con le masterclass, cioè avevamo 90 minuti, abbiamo sfociato 2 ore e mezzo, 3, perché? Perché non ce la faccio, vi voglio tutte, tutte, no. Va bene, allora, per il nostro compleanno, per l'adultità animica raggiunta, oggi faremo 2 varianti pazzesche. Per questa settimana che agli albori di questa primavera, dal 23 febbraio al 1° marzo, faremo 2 varianti oggi. Vi consiglio di sentire entrambe perché saranno con carte differenti
ci saranno sicuramente dei messaggi bomba qua. Perché? Perché usiamo i Sefirion. Allora, mettiamo come prima variante oggi questi e seconda variante questi. Sono tutte le carte dei Sefirion. Perché non ci accontentiamo della semplicità, andiamo nel complesso, ma non è che non è nel complesso. Il punto è che la realtà è una realtà complessa, il visibile e l'invisibile insieme, e quindi l'unico modo per affrontare questa realtà così complessa è la semplicità. Allora andiamo alla realtà complessa e con la semplicità dello sciamanesimo noi la viviamo in modo consapevole. Allora, le due varianti saranno strutturate in questo modo. Con tutti i Sefirion andiamo a vedere quali carte escono fra queste tre: Regno Gregorico, Regno delle Ombre e Regno della Chiara Luce. Metteremo 3 oracoli di partenza iniziali corrispondenti all'oracolo clima generale, oracolo della lezione animica, cosa l'anima vuole imparare o integrare in questi giorni, e l'oracolo del movimento azione, cioè il passo concreto da fare. E poi uniremo i 6 tarocchi che andremo a mettere, e poi le specifiche eventuali, non lo so, questo poi mi faccio ispirare. Quindi andiamo a vedere cosa esce da qui. Nella seconda variante andremo a mettere 3 oracoli degli Angelion, sempre rispetto a quelle posizioni che ti ho appena citato. Poi magari ci aggiungiamo altri sopra, vediamo come vengo ispirata. Ok? Io intanto vi devo dire grazie, 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 grazie. Abbiamo veramente creato una famiglia, un sangha strepitoso. Ma strepitoso sapete che vuol dire? Rock and roll. Un sangha rock and roll, che forse nella notte dei tempi non c'era, solo quando suonavano proprio i tamburi, cioè quel rock che è un simbolo il rock, no? È un simbolo della ribellione, e della ribellione dell'anima nei confronti di tutti i limiti. E quindi abbiamo creato un sangha veramente rock and roll. Grazie, 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 grazie. Ok, allora, ragazze mie ragazzi, prima variante, seconda variante, e partiamo dalla prima. Allora, quindi, come ho detto che devo fare, ho lo schemino qua, così non mi perdo. Ok, allora, vediamo. Siamo nelle mani del destino. Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima variante, 3 oracoli per la settimana, il preludio di questa primavera, dal 23 febbraio al 1 marzo. Oracolo clima generale, oracolo della lezione animica, oracolo del movimento azione, il passo concreto da fare. Vediamo qual è l'energia di questa settimana. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, visione e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Vai. È uscita subito. Rullo del tamburo. E beh, siamo nel regno delle ombre, siamo nel regno delle ombre. Direi, meno male. Non che se fossimo nelle Gregorico, ecco, sta qua era male, ma sono contenta che siamo nel regno delle ombre. Sarei stata contenta anche se fossimo stati qua, ok. Allora, per chi non conosce i Sefirion, c'è prima questo, il regno delle paure, condizionamenti, limiti, attaccamenti, resistenze all'amore, poi c'è il regno delle ombre, in cui tu inizi a diventare consapevole che la realtà esterna è un prodotto della tua interiorità, ma non solo, hai limiti rispetto all'amore, sei consapevole. Il regno della chiara luce è il regno del mago, del creatore, colui che è il mago, la sciamana, lo sciamano, colui che è inscindibilmente unito consapevolmente agli eventi, no? Ok.
Siamo qui, vediamo quali sono le carte corrispondenti a questo. Allora, oracolo clima generale. Clima generale. Oracolo della lezione animica. Cosa l'anima vuole imparare o integrare in questi giorni? Che poi, come ho spiegato alla nostra sorella nelle masterclass, quando diciamo integrare, non è che dobbiamo, noi diciamo integrare per intenderci, ma noi non dobbiamo integrare niente. Come diceva il Buddha, samasati, che è l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire, significa ricorda chi sei, tu sei già un Buddha, tu sei già il risvegliato. Devi solo togliere i veli che ti impediscono di vedere, no? Attraverso cosa? Attraverso il darsi all'amore, agli eventi, come vi ho spiegato nell'ultimo podcast Magia Pratica 15. Però noi ci diciamo integrare per vedere che cosa c'è per intenderci. Ok. Terza carta, oracolo del movimento azione, passo concreto da fare. Ok, allora. Clima generale. La notte. Esplora e comprendi i tuoi desideri profondi. Alcune di voi sono un po' confuse su quello che vogliono veramente. Questo è il clima generale di questa settimana. Ma tutto è la notte, no? Quando la mente razionale non ha una direzione, o meglio, quando credi di non avere una direzione, un appiglio, dove mi poggio, allora la mente razionale va in tilt, perché non riesce a controllare, no? Se ho una direzione la posso controllare. Allora qua mi sta dicendo che questa settimana potresti sentirti il caos creativo, la notte, il buio, la notte. Quindi il clima della settimana è questo, un po' di caos. Non sai bene dove devi andare, cosa devi fare. Non fa niente. Ok? La scoperta del secolo è che non fa niente. Tu non è che devi sapere cosa devi fare. Come ho detto pure alla nostra sorella delle masterclass, no? Il punto, la confusione, tutto quello che hai davanti è con l'accento, la tua missione. Allora, che cos'è che hai davanti? Quella cosa, quell'altra cosa, quel lavoro, devo fare questo, ok, quello è. L'anima tua ha già scelto quello che stai facendo, non devi scegliere tu quello che stai facendo, lo stai già facendo. Allora, vivi pienamente gli eventi in questa settimana come mandatari del divino. Tutto, come mandatario del divino, tutto. Alleati all'attimo presente, come ti ho spiegato nel video Magia Pratica 15. E basta. Non devi fare niente. Devi solo essere in quello che c'è. Devi solo essere ed esserci in quello che c'è. No fretta, no paura, ti allei. Ti ricordi il rituale, il mudra della Kundalini? Io non ho paura del caos, io non ho paura del caos nel qual caso ci fosse caos. Allora, attraverso le pratiche sciamaniche ti si allinea autonomamente il desiderio, cioè, o meglio, esplora e comprendi i tuoi desideri profondi. È possibile che qualcuno di voi sta confusa? Va bene. Do un posto a questa confusione. Do un posto nel mio cuore a questa confusione. Non è né male né bene, né giusto né sbagliato. Questi sono i valori del luogo comune della mente. Ok.
Andiamo a vedere qual è in questa notte. Poi la notte è il femminile. La notte è il femminile. Il mondo ctonio, le emozioni ctonie sotterranee. Alleati. Oracolo della lezione animica. Cosa l'anima vuole imparare o integrare in questi giorni? Vuole andare oltre a ciò che non vedi. Vuole integrare l'oltre. Percorri con coraggio nuovi spazi, lascia andare il vecchio mondo. Allora, l'anima tua in questi giorni vuole avere fede nello sconosciuto. Vuole che tu abbia fede nello sconosciuto. Perché il conosciuto sono il vecchio mondo. E cos'è il vecchio mondo? Tutte le tue credenze, quello che credi di essere, quello che credi di sapere, quello che credi di saper fare. Vuole che tu, siccome l'anima è illimitato, un potenziale illimitato, quello che credi di essere, quello che credi di fare, quello che credi di sapere è una briciola rispetto a una vastità galattica di quello che l'anima è veramente, può fare, può sapere. Quindi, quando tu ti fai le pratiche e non c'è niente da rincorrere in questa settimana, non c'è niente da, da afferrare, fermo, stai lì, fai le pratiche e senza fretta la tua anima ti porta altrove, oltre. Quindi l'anima tua vuole che tu in questa settimana sperimenti il coraggio di guardare la notte, che può essere il buio, che può essere il caos, che può essere qualsiasi cosa che per te è il non sapere, con fede. Coraggio viene dal latino cor cordis, corabio, che significa avere cuore. Che significa fede. Fede in quello che hai davanti, perché quello che hai davanti fa parte della tua missione. Vuoi cambiare la realtà che hai davanti? Prima di tutto allora amala. Perché quello che l'anima ti ha messo davanti in questa settimana, ma come ci ha messo davanti nella vita, era la base di partenza, detto karma in altri termini per dirlo così, affinché tu potessi amare, darti a quegli eventi della tua vita per poi cambiarli. Se non li ami non li puoi cambiare. Mi spiego? È un paradosso. Se non li ami, non li accetti, uketamo, do spazio a quest'ansia, do spazio al caos, uketamo, ti includo, do uno spazio nel mio cuore, questa cosa, allora posso andare oltre. Se do uno spazio nel mio cuore al mistero, al caos, alla paura del domani, se do spazio nel mio cuore a questo, allora vado oltre. Ok. Qual è il passo concreto da fare? Bellissimo. La porta di Ecate, la magia. Eka, che significa magia. Tu sei la via, la verità e la vita. Allora, il passo concreto da fare è che tutto ciò che riguarda te, tutto ciò che riguarda le tue immagini quotidiane, sono la via, sono la direzione, anche se credi che non lo siano. Va bene? Allora, Ecate, la porta di Ecate. Ecate è diventata Ecate per i greci, prima gli egizi era Eka, magia. E quindi la porta di Ecate, quindi la strada da seguire qual è? Il passo concreto, la magia. E che cos'è la magia? La magia è l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà. Allora, io ho il coraggio, la volontà, di stare nel mistero con fede, con fiducia e perseguo la magia. Punto. Ok? Vediamo adesso con i tarocchi cosa ci raccontano in merito a queste. Mettiamo così. Ok. Allora. 23 febbraio, 1 marzo. Poi l'inizio di ogni nuovo mese, no? È un simbolo. È proprio il mistero e l'oltre. Cosa c'è in questo mese? Mistero. Paura del mistero.
paura del caos, paura di ciò che può accadere. Segui la magia. Allora, andiamo a vedere l'energia della settimana, il clima, con queste carte. Le mettiamo prima tutte e poi te le spiego. E c'è un bellissimo asso di denari qua, un'opportunità. Cosa si muove dentro? È l'appeso. Cosa si muove dentro? Infatti è l'appeso, che è la carta della notte e dell'oltre. Il fermo che ti ho detto prima, c'è una nuova opportunità, aspetta ferma, guarda un'altra prospettiva. Comunque fammele mettere tutte. Terza carta, cosa accade fuori nel concreto? Come si manifesta questa energia nella vita quotidiana? C'è un paio di coppe. Quarta carta, qual è la sfida pratica della settimana? Allora, devi rispondere alla chiamata, c'è il giudizio. Può essere o una chiamata o un'epifania che ti arriva, tipo, ah già, ok? Oppure una chiamata. Qual è la sfida? Il giudizio. Devi rispondere alla chiamata dell'anima in questa settimana, che ha a che fare con la fiducia nel mistero. La fiducia in ciò che non sai, anche quando le cose sono ferme. Va bene. Qual è la risorsa disponibile? Qual è l'alleato che hai a disposizione? Può essere la figura di qualcuno o un'energia che ti sostiene davvero. 6 di spade, il transito. Sei in un momento di transito, non sei ancora arrivata dall'altra parte, ti sei staccata dal vecchio mondo, dove sta? Eccola. Ti sostiene il transito, hai già lasciato la vecchia riva. Segui con fede il flusso dove ti sta portando la barca. Ok. Dove al timone c'è il divino. Ok. Allora, qual è il consiglio sciamanico? Vinci e basta. Il consiglio sciamanico 6 di bastoni. Abbi un atteggiamento orgoglioso, sii fiera di te o sii fiero di te stesso, di quello che fai, di quello che hai fatto, perché hai raggiunto dei risultati che non erano raggiungibili in altre incarnazioni. Questo ti sta dicendo. Allora, questa è una settimana intima, una settimana molto intima, molto intima. E dentro questa notte, questa settimana intima, nasce questo seme concreto. Io vedo che qua è la settimana come clima generale in cui c'è un'opportunità lavorativa, o un inizio economico, o un investimento, oppure una possibilità reale e tangibile. Ma è un seme, come vi dico sempre, vi faccio l'esempio di quando piantiamo un semino nella terra, no? I semi nascono nel buio, quindi questa settimana nel buio, nella notte, è proprio allineato. Quindi potresti ricevere un'offerta o avere un'idea concreta, oppure vedere una possibilità nuova, oppure iniziare qualcosa che può crescere molto nel tempo. Questa è materia benedetta. Dentro, però, non sei pronta a correre. L'appeso. L'appeso ti tiene in osservazione. Cosa si muove dentro? Questo non è un blocco, è il cambio di prospettiva. Potresti sentirti in attesa o nel dubbio, come ti ho detto prima, come se non potessi agire subito, come se qualcosa ti chiedesse di vedere le cose diversamente. Perché? Perché l'appeso ti invita a lasciare il controllo. Siamo nel regno della notte, nel regno del femminile che non ha il controllo. È immaginale, è creativo. Ti devi fidare del tempo sacro. Nel frattempo, cosa accade fuori? Tipo nella vita quotidiana, nelle dinamiche lavorative, relazioni, messaggi, c'è un paio di coppe. Fuori di te arriva un'apertura emotiva, può essere un messaggio dolce, una telefonata gentile, un invito, un incontro tenero, oppure qualcuno che ti fa una proposta che ha una qualità affettiva. Può essere, ripeto, qualcuno che si avvicina, o una proposta collaborativa fatta però con il cuore, o una comunicazione sensibile. È qualcosa di piccolo, però è puro, è autentico, va bene? Sfida.
rispondi alla chiamata dell'anima. Dici, Francia, in che senso? Non giudicare e non giudicarti, non analizzare, non controllare gli eventi con l'analisi. Perché? Potrebbe arrivarti o un senso di colpa, o una paura di sbagliare, o un bisogno di fare la scelta giusta, o la paura del giudizio degli altri. La vera sfida qua è ascoltare la chiamata dell'anima senza farti bloccare dal giudizio mentale. Tutto quello che accade, Qual è la risorsa? Tu sei già in transito, sei già andata via dal vecchio mondo, come dice qua. Cioè, in questa settimana puoi potenziare ancora di più la possibilità di andartene mentalmente ed energeticamente da ciò che ti fa soffrire, da ciò che ti tira giù. Perché tu in questa settimana lasci un certo ambiente tossico, anche a livello proprio di spostamento, oppure esci da un conflitto, cambi modo di pensare o attraversi un passaggio verso più pace. Cioè questa carta ti dice non sei obbligata a restare dove stai male, puoi scegliere la pace mentale e sei già in transito per farlo questo. Consiglio qual è? Riconoscere quanto vali e portarlo nel mondo. E questo è domani che facciamo l'ultima masterclass, è proprio l'eroe che porta l'elisir al mondo, l'obiettivo conquistato, diventa lui stesso l'obiettivo, la luce nel mondo. Quindi il consiglio sciamanico qual è? Riconosci questo elisir che sei tu, riconosci il tuo valore, portalo nel mondo. Quindi il 6 di bastoni significa esporsi, farsi valere, condividere ciò che sei, celebrare un risultato, avanzare con fiducia, cioè dopo la notte, dopo il passaggio, dopo la scelta di rispondere alla chiamata dell'anima, tu esci e ti mostri, ma non in modo arrogante, in modo radioso. Guarda che bella questa immagine, tutti lo applaudono, in modo radioso. Quindi questa è una settimana che inizia dall'interno, questa soglia, questa notte, no? Ti viene chiesto di attraversare questa soglia dove c'è un oltre, un'evoluzione inevitabile avrai in questa settimana, un'evoluzione inevitabile. Perché se non lasci il vecchio non puoi entrare nel nuovo, ma qua dice che tu rispondi a questa chiamata. Questo è il potenziale, sta al vostro livello di consapevolezza scegliere di incanalare questo potenziale. Il potenziale c'è. Tu sei la via, la verità, la vita. Ecate, la guardiana dei crocevia. Ti trovi davanti a più strade, più possibilità, più versioni di te. Il gesto concreto non è cercare fuori, è riconoscere il tuo potere di scelta. Questa settimana sei tu il portale. Non devi aspettare che qualcosa accada, devi decidere chi vuoi essere. Quindi è da queste carte io vedo che tu scenderai nella notte per ritrovare il tuo desiderio vero e lo troverai. Attraverserai una soglia, ti fermi per cambiare prospettiva, ricevi un segnale dolce dal mondo, lasci andare il giudizio, ti allontani da ciò che ti pesa e poi ti mostri nella tua nuova forma. Le carte stanno dicendo entra nel buio senza paura, perché lì troverai il seme della tua nuova vita e quando lo riconoscerai avrai il coraggio di portarlo alla luce. Questa settimana è un inizio sacro. Bellissimo. Mettiamoci delle specifiche su alcune carte. Sulla parte esterna, paggio di coppe, poi andiamo a approfondire l'amore. Guarda che è tanto tempo che stai aspettando di uscire fuori dal giudizio, guarda. Il giudizio degli altri, il tuo, cioè non ti devi giudicare in quello che stai facendo, non devi analizzarti. L'istinto risvegliato, come lo chiamerebbe il grande maestro Shero Aurobindo.
questo ha molto a che fare con quella canalizzazione dello spirito della tua stirpe che abbiamo fatto in settimana. Allora, vediamo sul paggio di coppe, su cosa accade fuori. L'ha preso di nuovo, vedi? 5 di spade. Può essere anche una riconciliazione con qualcuno qua, 8 di bastoni. Sono comunicazioni che tranciano ogni dubbio, comunicazioni che erano ferme e che possono aver generato tensione e si sbloccano. Fuori, parlo di qualsiasi dinamica, ho detto fuori, relazioni lavorative, relazioni amicali, familiari, di parenti, persone di interesse, si sbloccano delle comunicazioni che erano ferme, a cui tu reagisci in modo diverso, perché tu rispondi alla chiamata dell'anima. Percorri un nuovo spazio con coraggio, lasci andare il vecchio modo di essere e di fare e ti esprimi nella tua luce. Fammi vedere questo giudizio, fammi vedere questo giudizio. Come sfida pratica. Dieci di bastoni. Giudizio di nuovo, Paggio di spade. Quello che arriva è una chiamata che non puoi più rimandare, È una chiamata dell'amante mistico, dell'amante invisibile qua. Cioè, allora, il giudizio che si apre e si richiude come portale qua ti dice una cosa precisa: svegliati, svegliati, è tempo, non puoi più fare finta di non sentire. E nel mezzo questo 10 di bastoni, no? Questo 10 di bastoni mi dice che il corpo ha portato troppo, la schiena che ha retto pesi che non erano più sacri, e il ruolo, il dovere, la fatica accumulata. Questo è il momento esatto in cui tu capisci cosa non vuoi più portare sulle spalle nella nuova vita. È il punto di rottura sacra. E 2 volte il giudizio. Quando una carta così forte torna, lo fa come fosse proprio un eco, un eco, un eco. Sei pronta a rinascere davvero? O vuoi restare nella vecchia pelle? E qui entra lui, questo paggio di spade, messaggio, telefonata, verità che arriva, oppure verità che tu dici a qualcuno o che te la dici a te stessa. È un'energia giovane questa, diretta, anche un po' tagliente, ma liberatoria. Quindi c'è qualcuno, qualcosa che ti chiama fuori dalla vecchia fatica. Qualcuno o qualcosa che ti chiama fuori dalla vecchia fatica, che ti vuole viva, che ti vuole leggera, che ti vuole vera, nuda, nuda di ruoli, nuda, nudo di ruoli. I 10 di bastoni è come spogliarti da abiti pesanti, e il giudizio è la voce che ti dice rinasci per me. E il paggio di spade è il contratto, quindi può essere un messaggio, una parola detta, uno sguardo che taglia via il passato. Questa settimana c'è una chiamata forte, è tempo di lasciare un peso, dire una verità, rispondere a un messaggio oppure farlo tu. Cioè qualcosa o qualcuno ti sta chiamando verso una versione più viva di te. La domanda è: rispondi o resti nel vecchio? Questo è, sì. Sull'asso di denari, che mi sono dimenticata un attimo, sull'asso di denari. L'energia della settimana e il clima. Wow! Wow! Questo è un seme che ti darà autosufficienza emotiva, economica, autosufficienza. Lavoro su di te che stai facendo anche con le masterclass o con le pratiche sciamaniche insieme a me. Autosufficienza emotiva ed economica. È il seme che sta germogliando questo. Quindi ho un seme al piano lavorativo, sta germogliando questo. Ok, potentissima questa lettura. 6 di bastoni, non a caso la magia. La direzione è la magia. Che carta è questa? 6 denari, appunto. 2 altre. Wow, wow. 10 di coppe. Ma dillo, no, il mago, carta canta. Wow, wow, wow. Cioè, questo è
il compimento gioioso, cioè una risposta dell'universo alla chiamata che abbiamo visto qua. Perché questa sequenza è proprio la manifestazione della benedizione dopo il passaggio iniziatico. Vittoria, riconoscimenti, sei vista, sei scelta, sei riconosciuto. È come se qualcuno ti dicesse sei tu, ti vedo, ti scelgo. Energia di trionfo. Scambio, equilibrio, dono reciproco, sei di denari. Non sei più tu che dai troppo, come nel 10 di bastoni qua nella vita, nelle relazioni, nelle situazioni. Qua c'è parità. Qualcuno dà a te, tu ricevi, nasce un flusso armonico, è un dare e ricevere naturale. E poi c'è amore pieno, gioia condivisa. Questa è la carta della felicità emotiva, dell'intimità, c'è connessione, complicità, visione del futuro. E poi Ecate di nuovo, il mago, la magia. Cioè l'ultima carta degli oracoli è questa, Ecate, la magia, l'ultima carta dei tarocchi è il mago, la magia. Tutto questo lo stai creando tu grazie a quel lavoro che fai su di te. Tu hai, la tua parola è magica, magnetica, le tue intenzioni sono magiche, magnetiche, il tuo corpo sta attirando la frequenza vibratoria del tuo corpo grazie al lavoro sciamanico, il lavoro che stai facendo su di te, attira una realtà diversa. La visione. Queste sono carte di comunicazioni dirette, di iniziative, di seduzione consapevole. Questa è la magia che nasce dopo aver lasciato il peso che ti tirava. Ora che ti sei liberata, ti dice questa carta, posso portarti l'incontro giusto, gli incontri giusti. La capacità di manifestare tutto questo nella realtà ce l'hai tu. Lo stai facendo tu, questa è magia incarnata nel corpo, non è solo la spiritualità, sono messaggi, inviti, incontri, carezze, parole, presenza reale. Dopo una fase di fatica, arriva una connessione in cui sei vista, scelta e valorizzata. C'è uno scambio vero, reciproco e la possibilità concreta di vivere dei legami felici. Ragazze mie ragazzi, io direi che per questa stesa non aggiungerei nient'altro. Passerei alla lettura sull'amore, che dite? Ok, andiamo sull'amore. Allora, adesso mettiamo anche per la lettura sull'amore 3 oracoli che vanno a fare il clima generale, va bene? E poi andiamo a mettere i tarocchi. Allora, chiedo, facciamo con gli Osho Zen. Allora, cosa vuole vivere il tuo cuore davvero adesso? Cosa vuole vivere davvero il tuo cuore? Anche se magari non lo sai coscientemente, no? Che esperienza vuole vivere? Di connessione profonda, di desiderio, di giocosità, di libertà? Cosa vuole vivere il tuo cuore adesso? Mettiamone una. Qual è l'ombra da vedere? Ciò che può bloccare o spaventare, che sabota il flusso? E qual è il potenziale dell'incontro? Cioè cosa può nascere se attraversi l'ombra? Al di là se c'è una persona o meno, vale per tutti. Il potenziale dell'incontro. Allora, cosa vuole vivere il tuo cuore adesso? Giocosità, leggerezza, non vuole impianti stabili, vuole celebrazione, il tuo cuore vuole leggerezza, vuole gioire, non appesantimento, leggerezza, non promesse, aspettative, no, il tuo cuore vuole essere leggero. Vi ricordate la frase che vi dicevo sempre? Gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. Gli spiriti, gli angeli hanno le ali, hanno un corpo di bardo, sono leggeri, si nutrono di odori, di amore dell'attimo presente. Non è pesante, il tuo cuore vuole leggerezza, leggerezza, vuole uscire, vuole celebrare con gli amici, vuole conoscere gente nuova o vuole semplicemente leggerezza. Il tuo cuore adesso, almeno in questa settimana, vuole leggerezza. Perché? Perché sta affrontando un momento intimo con se stesso. Ok. Qual è l'ombra da vedere che può bloccare o spaventare ciò che può sabotare questo flusso? La pazienza è l'ombra da vedere. Non affrettare le cose sull'amore. Non mettere il piede sull'acceleratore nelle cose dell'amore. Quindi
puoi essere ansiosa o ansioso di trovare la persona giusta, di stare con quella persona, di fare le cose in un certo modo secondo la mente, no? La mente ti porta ansia, ti porta impazienza. Non affrettare le cose. Per ogni cosa c'è un suo tempo. I tempi della mente non sono i tempi dell'anima. I tempi della mente non sono i tempi divini. Allora, se tu ti affidi a questo flusso di leggerezza, questa settimana il tuo cuore vuole stare leggero, leggero. Quindi non essere impaziente. Vediamo adesso il potenziale dell'incontro, cosa può nascere se attraversi quest'ombra dell'impazienza. Divertimento, giocosità e gioia verso il nuovo. Se per esempio conosci, perché qua c'è il potenziale di persone nuove, sì, singolo, persone nuove, ok. Non avere fretta. Qual è il potenziale? Il potenziale dell'incontro. Se superi l'ombra, che ti godi l'eros, ti godi il momento presente, l'eros, senza aspettativa di avere quella persona giusta. No, la persona che hai davanti è la persona giusta, anche se fosse solo per 10 minuti. Altrimenti non arriverebbe. Quello che accade è sempre ciò che è perfetto per te, altrimenti non potrebbe accadere. Fede nel mistero, fede in ciò che non sai. Ti ho detto, ciò che credi di sapere non è. Ciò che ti accade invece è ciò che devi esperienziare. Non avere, queste carte mi stanno dicendo, non avere fretta, perché potresti avere l'impazienza di trovare una persona giusta o fare le cose giuste secondo il tuo modo di vedere le cose. Allora, se tu applichi leggerezza senza aspettativa, tu hai il potenziale di vivere un eros puro, un divertimento puro, una gioia estatica pura, che è alla base di ogni costruzione d'amore importante con il tuo amante invisibile, che poi te lo incarna davanti come una persona. Ok? Ok. A questo punto vediamo, facciamoci la lettura tenendo fede a come lo metto mo così. Così, così. Che lettura ci possiamo fare adesso? Beh, ci facciamo una lettura a croce, dai. Allora. Amore, in questa settimana, 23 febbraio, 1 marzo. Regina di coppe, 7 di bastoni. Stai un po' della serie metto limiti a tutti. L'energia è questa. È come se non volessi tanto sentire le emozioni. Perché il 7 di bastoni metto per alcuni di voi, ma non è male, ti sto dicendo, metti limiti a tutti perché stai facendo il viaggio interiore con te stessa o con te stesso, quindi di conseguenza lo stimolo che gli altri o l'altra persona fuori ti può dare potrebbe sembrare troppo, no? Ti stai confrontando con le tue emozioni interiori senza mettendo limiti a chiunque tu possa venire in contatto, perché ti stai confrontando con le emozioni interiori. Ok, quindi sollecitazioni esterne, ecco, sollecitazioni esterne, mi parla di un blocco alle sollecitazioni esterne, come emozioni, eccetera, perché hai già le tue emozioni interne con le quali interfacciarti dovute alle tue immagini del passato, del recente passato. Ok, ci può essere anche proprio un blocco con qualcuno, questa stesa mi dice così, oppure un blocco di non voglio conoscere nessuno. Posso anche sentire un po' di impazienza, va bene, un po' di stizza, un po' di uff, ok, un po' di questo senso qui, perché magari non è arrivata la persona giusta, perché magari le cose non vanno secondo i tempi della mia mente. Posso sentire un po' di questa energia qui, ma continuiamo, questo è il taglio. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura. Si vede se lo metto qua? Sì. E conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo 7 di bastoni, 7 di coppe, il Papa, la Luna, il mondo. Allora, questo mondo è relativo all'anno che si è appena concluso, 2025.
abbiamo camminato e stiamo camminando un po' nella nebbia della luna, nel mistero, no? In questo mistero è come abbiamo questo papà qui che mi parla della necessità di avere una relazione alla tua altezza. Di conseguenza ci possono essere un po' di scelte da fare, un po' di confusione, un po' di dubbi. Nel frattempo metto limiti a tutto ciò che adesso ancora, non metto limiti, scusami, mi difendo, tra virgolette, ancora prima di prendere una decisione. Ok. Possiamo aver messo limiti a una persona impegnata anche. Va bene, vediamo un po'. Energia attuale, amore, per te in questa settimana. Abbiamo un 10 di bastoni, l'abbiamo visto anche nella lettura precedente. Sentiamo il peso di responsabilità o di situazioni che ci stancano, non vogliamo più portare questi pesi nella nuova vita, nella nuova identità. Abbiamo la sensazione a livello relazionale di pesantezza. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Un diavolone al positivo. Allora io ti dico, abbiamo qualcuno che ti vuole in modo ossessivo. Ma non è ossessivo nel senso negativo del termine, perché il diavolo è al tuo positivo. Cosa vuol dire? Hai una persona con la quale hai la possibilità di risvegliare la tua energia erotica. Senza aspettative, il tuo cuore vuole leggerezza. Senza aspettative, senza niente, usare l'energia, passami il termine, usare di questa persona per scatenare in te l'energia creativa, procreativa con il divino. Tu devi prefigurarti sempre che l'altra persona è l'incontro con il tuo amante invisibile, che si incarna in tutte le persone che incontri. Allora, siccome il tuo cuore vuole leggerezza, tu sei un po' impaziente, quindi l'ombra è questa, e l'opportunità di vivere una relazione appagante da un punto di vista erotico hai in questa settimana, questo sto vedendo, o di misurarti con l'energia erotica e utilizzarla nelle tue cose quotidiane. Sapete come si fa con le pratiche sciamaniche, no? Il blocco qual è? Il blocco è l'otto di coppe, la tua incapacità di lasciare andare vecchi schemi, una vecchia identità, una vecchia relazione o un vecchio modo di amare. Che è successo qua? Cavaliere di denari. Il matto. Da poco, guarda, allora io vedo che qua hai avuto fede, ti sei lasciato andare o lasciato andare al flusso, a poco, puoi aver iniziato una nuova relazione che sta andando lenta, oppure puoi aver iniziato una nuova fase della tua vita senza relazione, ti sei concentrato a poco, dando valore, il Cavaliere di Denari è il valore alla tua quotidianità, però adesso l'amore in sé come relazione a due ti sta pesando qualcosa. Bene. Quello che ti pesa ha a che fare soprattutto con la necessità di lasciare andare una vecchia identità, però non lo fai tu con la mente razionale, lo fai attraverso le pratiche e attraverso la consapevolezza raggiunta. Vediamo cosa succede qua, amore nei prossimi giorni. 9 di bastoni, stanchezza, resilienza. 5 di coppe. Re di spade. Allora, c'è una persona che ti vuole a tutti i costi, che ti vuole a tutti i costi. È come se ti vedessi stanca qui. Può essere la stessa persona con la quale già hai avuto una relazione, che arriva con un certo pentimento e vuole ottenere con te qualcosa, una mente brillante, una persona che ha una mente brillante, una persona magnetica, una persona quasi irresistibile. E per come ti trovo adesso, che faccio? Che faccio adesso? 9 di bastoni con la mano in testa, che faccio? Allora, può arrivare questa persona pentita di qualcosa. Oppure sei tu che ti devi confrontare con la dolce tristezza, dolce malinconia per dare sfogo all'energia erotica. Eccola qui. Per far creare con l'energia erotica. 5 di coppe. Chi viene dopo il re di spade? Guarda, allora, carta canta il 10 di coppe, no? Allora, è proprio chiaro che per molti di voi è una riconciliazione con qualcuno, per altri invece arriva questa persona, forte energia erotica. Che fa l'energia erotica? L'energia erotica che è la Kundalini, che sta alla base della colonna vertebrale. Quando tu hai un rapporto, anche se non è rapporto sessuale, però quando l'energia erotica si attiva, va nei chakra. Che succede quando va nei chakra? Che laddove ci sono i chakra ostruiti o bloccati, che poi bloccati non sono mai, risveglia tristezze, paure antiche, paura di sentirsi sola, paura di essere abbandonata, il senso dell'abbandono. Allora questa persona in questa settimana si fa veicolo di questa energia erotica affinché tu possa allearti a queste emozioni e avere una mente lucida,
una mente illuminata, il re di spade, per poter vivere una felicità ridondante. 10 di coppe. Va bene? Quindi c'è questa possibilità. Qui, così. Fammi mettere le specifiche. Ricordati che il tuo cuore vuole leggerezza e l'ombra è l'impazienza di vedere una relazione come la vuoi tu con la mente razionale. Il cuore vuole leggerezza, non vuole aspettative. Il potenziale dell'incontro in questa settimana è viverti l'energia erotica con curiosità, con gioco, come se fossi un adolescente. Perché stai facendo un viaggio interiore importante, l'energia erotica ti serve, che è energia procreativa, no? Con il divino ti serve a andare incontro alla realizzazione degli obiettivi. Ok, ora che questa energia erotica tu me la riversi su una persona, la persona è il veicolo, non è l'obiettivo. Cioè, se la persona attiva in te l'energia erotica, tu devi usare quell'energia in te, dentro di te, non ai fini dell'atto sessuale in sé, laddove tu puoi anche avere l'atto sessuale, ma l'energia va utilizzata, quell'eccitazione che senti, per riversarla nel lavoro interiore. Perché ti permette di creare gioia, bellezza e armonia, ma devi lasciare andare questo vecchio modo di amare o una vecchia relazione, un vecchio modo di pensarla, no? Allora, vediamo questo 10 di bastoni, 3 di bastoni, stai aspettando qua, volendo metterti alle spalle questa pesantezza, queste responsabilità, questi pesi sul cuore, direi. Il diavolo al positivo. Guarda, c'è il 3 di denari. Allora, il 3 di denari mi parla di lavorare in squadra. Questo non è, passami il termine, scusami, è un minchione. Questa è una persona risoluta che sa quello che vuole. Qua vedo degli incontri che sono la base per delle costruzioni. Va bene? Vediamo questo 8 di coppe al blocco. 4 di coppe. Allora, tu vuoi quello che è per te, alla tua altezza. Cioè, il 4 di coppe mi parla di sentirsi annoiati, di sentirsi demotivati. Ecco, qua c'è qualcuno che ti accende la miccia come veicolo del divino. Accetta la sfida, sta dicendo la carta. Vediamo il 9 di bastoni. Il re di denari. Forse è una persona che ha degli impegni lavorativi o una persona che può essere molto impegnata. E quindi questo può generare stress. Il 5 di coppe, 5 di bastoni. Guarda, può avvenire un confronto sulla base di sensazioni di tristezza o di gelosia, può avvenire questo confronto, ma da questo, oppure è già avvenuto questo confronto e questa persona si pone in modo diverso. Va bene? Oppure tu hai nella mente una persona che ha delle responsabilità, impegnata, che non ti dà il giusto peso, eccetera, arriva quest'altra persona qui, che sono due re pure qua, e tu che faccio o che non faccio, e se poi lo faccio e rimango di nuovo male. Ricordati, ecco perché ho voluto estrarre queste carte, il tuo cuore vuole leggerezza. Perché qua vedo pesantezza e qua c'è leggerezza. Vediamo il re di spade. Guarda che c'è il 3 di coppe. Qua vedo celebrazione, rinascita o nascita o riconciliazione, leggerezza, perché qua abbiamo una persona risoluta. 10 di coppe è il diavolone. Questa persona vuole al 100% stare con te. Qua c'è una persona, o può essere la stessa persona che vuole fare pace con te, vuole darti amore, gioia condivisa, familiare, va bene? E qua ci sono delle questioni da sistemare inerenti a delle discussioni o per altre persone in mezzo, ma qua non è che le vedo, o rispetto a degli impegni che ha avuto questa persona. Oppure erano situazioni interne tue, no? Ripartire da dove resta, non essere pessimisti su ciò che è successo nel passato per delle discussioni che ti hanno potuto lasciare una sensazione di abbandono. Quindi questa persona arriva intenzionata a celebrare con te, da un litigio, da un no contact, ok?
E vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui lei cosa ti dice. Andiamo nella profondità di questa persona. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Io non mi abbasso a mercanteggiare, voglio o tutto o niente. Tutto. Non mi abbasso a mercanteggiare. Cos'altro? Sei la mia vita. Sei la mia vita. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Allora, questo è se la conosci già questa persona. Può essere scappata, la cosa può essere andata lenta, un vai e vieni. Adesso lo vediamo, scusami il termine, cazzuto, verso l'obiettivo. Perdonami, e qua c'è il perdono. Cioè c'è la richiesta, no? Però lo vedrai nei fatti quanto è intenzionata questa persona. Però ricordati una cosa, io te l'ho detto prima, il tuo cuore vuole leggerezza e vuole erotismo, non vuole cose pesanti. Non essere impaziente di creare l'amore alla tua altezza, perché lo stai già creando, va bene? Wow, ok. Vediamo come ti vede questa persona e qual è il chakra che si attiva in questi giorni. Il settimo chakra, un nuovo inizio, puro potere spirituale. Grazie a questa connessione tu attivi il puro potere, la Kundalini sale fino al settimo chakra, puro potere spirituale. E ti vede bellissima, bellissimo come un cavallo bianco. Libera, libera. Il cavallo è simbolo dell'emozione, cioè il cavallo, soprattutto cavallo bianco, è simbolo dell'emozione, degli istinti. L'emozione che portata ai chakra superiori diventa puro potere spirituale. Quindi questa emozione ha la capacità di darti il puro potere spirituale, che è proprio il potere del mago che abbiamo visto prima. Ti vede così? Wow. E con questo, ragazze e miei ragazzi, io direi che per questa lettura va bene così. Che dici? Sì, allora, ragazze e miei ragazzi, mi raccomando, praticate e realizzate il vostro più alto potenziale. E vi invito anche a riguardare il video sul vostro potenziale animico, il segreto proibito del tuo successo per ogni segno zodiacale. Detto questo, passo all'altra variante, se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Allora, eccoci qua nella seconda variante. Andiamo a vedere con gli oracoli degli Angelion qual è il messaggio di questi oracoli per questa variante e con la struttura che andiamo a fare. Allora, mettiamo qua gli Angelion. Allora, chiedo al mio amante mistico, al mio amante invisibile di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, qual è l'oracolo del clima generale? Qual è l'oracolo della lezione animica? Cosa l'anima vuole imparare o integrare in questi giorni? Come ho spiegato anche nell'altra variante, ma l'ho detto anche nelle masterclass, quando diciamo integrare, non c'è niente da integrare. Che partiamo dal suo presupposto, dalle basi. Diciamo integrare per riconoscere qualcosa che è già in noi, perché come c'è lasciato in eredità il mantra, come ci ha lasciato in eredità il Buddha, il mantra Samasati, significa ricorda chi sei, ricorda che sei già un risvegliato, ricorda che sei il Buddha. Quindi non dobbiamo integrare niente, dobbiamo soltanto con lavoro interiore togliere i veli che ci separano da ciò che siamo già. Quindi diciamo riconoscere, però diciamo integrare per intenderci. Quindi cosa l'anima vuole imparare o integrare, riconoscere in questi giorni?
l'oracolo del movimento azione, passo concreto da fare. Ok. E partiamo. Allora, qual è il clima generale di questa settimana dal 23 febbraio al 1 marzo? Connettiti al tuo sé superiore, abbi fiducia, speranza. C'è una grande fede in questi giorni come clima generale. Sento che in questi giorni sentirai profondissimamente profonda la connessione col tuo amante invisibile. È proprio quello che vi ho spiegato nell'ultimo podcast Magia Pratica 15, l'amore incondizionato e la pacificazione degli spiriti tramite l'amore incondizionato, l'attenzione all'attimo, stavo dicendo l'attimo fuggente, l'avete visto il film? L'attimo presente, non l'attimo fuggente. Il clima è la connessione profonda con il sé superiore, con l'amante invisibile, con gli spiriti, con lo spirito guida. Il clima è di grande speranza, passatemi il termine, lo sapete che non mi piace, per me la speranza è una fede passiva, non è una fede attiva. Non è solo per me, è per gli antichi, quindi il termine dall'etimologia è questo, no? Quindi vedo un clima di grande fiducia. E questo significa essere nell'emao meraviglia, essere nella meraviglia per ogni cosa che accade. Vediamo in questo stato di fede, di meraviglia, la lezione dell'anima, cosa l'anima vuole imparare in questi giorni o riconoscere. Il guardiano del tempo, richiamo, appuntamento importante. L'anima in questi giorni vuole riconoscere che ogni cosa che accade, anche quando stai seduta a guardare la finestra o quando ti siedi senza far niente, sta accadendo la vita. È un momento importante anche quando sei seduta a non fare nulla. L'anima vuole riconoscere questo, vuole integrare questo, anche quando credi che nulla stia accadendo, sta accadendo la vita. È proprio la pratica del Magia Pratica 15, il podcast questo. Il guardiano del tempo, il richiamo. L'anima vuole riconoscere questo, vuole integrare questo, che vuole farti riconoscere questo, che ogni secondo è la vita che accade. Ogni secondo è vita che accade. E quindi vuole che tu nutri la vita che accade ogni secondo. E la vita che accade ogni secondo è un evento, è un Dio, è uno spirito. L'anima vuole che tu riconosca che ogni istante è miracoloso, che ogni istante hai l'appuntamento importante con i guardiani. Ogni istante tu sei guidata, osservata, benedetta, benedetto, affinché tu possa nutrire quell'attimo presente con la tua attenzione, essendo attenta a ciò che accade. Cosa c'è intorno a te in questo momento? C'è una sedia, c'è un tavolo, c'è un fiore, c'è un albero. Che cosa significa sperimentare amore incondizionato? Pacificare gli eventi con l'attenzione cosciente. Dai attenzione a tutto ciò che hai intorno a te senza emettere giudizio. L'attenzione è una sostanza sottile. Gli spiriti sono fatti di un corpo di bardo. Il corpo di bardo è un corpo sottile che si nutre di odori e della sostanza sottile delle cose. L'attenzione è una sostanza sottile. Quando tu dai attenzione a qualcosa, a qualcuno, all'attimo presente, stai dando amore. Ed è qui che inizi a sperimentare cos'è amore incondizionato, cioè dare attenzione senza analizzare nessun evento, nessuna immagine che hai davanti. Qual è il passo concreto da fare in questi giorni? Presenza, non ci posso credere. Gratitudine nel qui ed ora, un passo alla volta. Cioè io veramente è bellissimo, perché le carte non fanno altro che rimarcare il messaggio. Cosa puoi fare? Quello che ti ho detto, non c'è nient'altro da fare. Presenza, gratitudine nel qui ed ora.
presenza a quello che sta accadendo attorno a te istantaneamente, un passo alla volta. Stai là, osserva, non emettere analisi, non emettere giudizio, perché la vita, non aspettare che sia il grande evento ad accadere affinché tu gli possa dare attenzione, la vita sta accadendo adesso anche se tu non stai facendo niente. E quindi è questo che ti voglio dire, è chiarissimo il messaggio. Voglio aggiungere subito i tarocchi per vedere cosa ci dicono durante la settimana. Allora, qual è l'energia della settimana? Il clima emotivo, 2 di denari, danzare con la vita, danza del piacere, danzare con la vita. Ti vedo indaffarata o indaffarato, fare diverse cose, tenendo insieme più cose, magari nel lavoro ti vedo indaffarata, indaffarato, devi danzare con la vita, attimo per attimo. Cosa si muove dentro di te? Qual è il processo interiore in atto in questa settimana? La fine di un ciclo molto doloroso, 10 di spade. La fine di un ciclo molto doloroso per cui però tu hai fede. Cosa accade fuori di te? Qual è la carta corrispondente a quello che accade fuori? Le cose si sistemano, la giustizia. La giustizia arriva quando le cose devono essere riportate in armonia. La giustizia divina è diversa dalla giustizia dell'uomo, perché la giustizia divina quando interviene non è bene o male, giusto o sbagliato, meglio o peggio secondo i valori comuni, ma non ha una visione moralistica la giustizia divina, ma quindi una visione etica secondo giusto o sbagliato, meglio o peggio come lo intende la visione mentale, ma ha una visione estetica. La giustizia divina è proiettata a creare, a riportare armonia e bellezza. Non è una giustizia etica, valori morali, luoghi comuni, ma è una giustizia estetica, cioè improntata ai valori dell'armonia e della bellezza. Non è giusto o sbagliato come la mente razionale, quindi fuori di te si riorganizzano le cose secondo la bellezza, secondo la giustizia divina, secondo l'armonia. Ok, continuiamo, le voglio mettere tutte e poi le spieghiamo. Qual è la sfida pratica della settimana? La sfida pratica della settimana. Chi sei quando non vieni applaudita o applaudito? Sei di bastoni. Chi sei quando non cerchi approvazione fuori? Questa è la domanda che ti fa la sfida, sei di bastoni. Perché per essere riconosciuta all'esterno è necessario che le cose si sistemino secondo la giustizia divina, la giustizia naturale, armonia e bellezza. Ma continuiamo. Qual è la risorsa disponibile? Qual è l'alleato che hai a disposizione? Una grandissima forza interiore, il coraggio. Il coraggio ti viene dal cuore, quarto chakra. Qual è il consiglio sciamanico? La 10 denari e consiglio sciamanico. Il 10 denari mi parla dell'eredità spirituale e dell'eredità materiale e anche di una stabilità che tu hai già, stabilità nella materia e anche del fatto del valore che tu, perché i denari cosa sono fondamentalmente, oltre ai denari, proprio il lavoro, la materia, sono la consapevolezza che tu hai del valore delle cose, la consapevolezza del valore di
di chi sei, di quello che hai in qualità di discendente di una certa genia, di una certa stirpe. Quindi il consiglio sciamanico, prima di tutto, col 10 denari è: senti la forza incarnata nella materia della tua stirpe. Sì. Ti vedo in questa settimana imparando a tenere l'equilibrio tra il mondo materiale e il mondo dell'anima. È la due facce della stessa medaglia, no? L'uno che si alimenta con l'altro. Quindi nei termini fenomenici cosa accade? Potresti gestire più impegni contemporaneamente, bilanciare lavoro e cuore, sentire che devi prendere una decisione ma non è ancora il momento di scegliere. Questa non è confusione, è allenamento energetico. Cioè in questi giorni la vita ti sta insegnando a restare centrata o centrato, ricordiamo questa carta, anche mentre tutto si muove. E cosa si muove dentro di te? Una fine vera, un pensiero, una convinzione, una storia che ti narri, che ti sei narrata o narrato fino a questo momento è arrivata al capolinea, 10 di spade. Può riguardare una delusione o un'idea su di te che giunge al capolinea, una relazione che mentalmente ti aveva ferita, oppure una paura che hai portato a lungo. Ma attenzione, questa carta 10 di spade è il punto di rottura che libera, è come dire basta, questa versione di me non mi appartiene più. E subito dopo questo 10 di spade nasce una nuova mente, la sovramente, no? La mente illuminata, la mente poetica. Fuori intorno a te, le circostanze, si porta tutto in equilibrio. Ci sono delle verità che arrivano, dei chiarimenti, delle decisioni ufficiali in virtù di quella giustizia di cui abbiamo parlato prima e delle risposte che aspettavi. Tutto si porta in equilibrio. Può essere un messaggio chiaro, una scelta presa da qualcuno, un esito legale, burocratico, lavorativo o una situazione che finalmente si definisce. Ma soprattutto nelle situazioni esterne tu avrai un momento, un'epifania, mi viene da dire, cioè una chiarezza cristallina di quello che accade. Allora, questo 6 di bastoni qua, come sfida, ti chiede di essere autentica nel metterti in mostra, o autentico, cioè io vedo che qua tu in questa settimana avrai dei riconoscimenti o avrai attenzione da parte degli altri, avrai successo, avrai visibilità, 6 di bastoni. Però è come se una parte di te potrebbe avere paura di esporsi, o una parte di te potrebbe sentirsi troppo osservata, oppure non sentirsi abbastanza o abbastanza meritevole. Chi ha fatto il viaggio dell'eroe con me, ovviamente il sentirsi abbastanza l'abbiamo messo come credenza limitante e tu ti stai alleando a quella credenza perché fa parte della tua genia, no? Quindi è soltanto, ti sto dicendo solo quello che accade per mettere in pratica gli strumenti acquisiti. Ma il punto di questa carta come sfida è: chi sei quando nessuno ti osserva? È come se posso sentire che alcune di voi potrebbero avere bisogno di una conferma esterna, cercare conferme esterne anziché interna. Quindi la prova è questa: riesci a stare nella tua luce senza aver bisogno dell'approvazione degli altri? Io credo proprio di sì con questa carta, perché la risorsa disponibile che hai per farlo è un'energia vitale potente, è il tuo istinto risvegliato, il potere del cuore che ti fa sentire che sei per il verso giusto. Tu in questi giorni hai la capacità di attraversare le emozioni senza esserne vittima, senza esserne travolta. Hai la capacità di amare anche dove hai paura. Hai la capacità di restare aperta o aperto anche nella vulnerabilità, perché tu questa settimana avrai una forza magnetica bellissima e indomabile. Questa è presenza incarnata, è il contatto con l'amante invisibile. Potentissimo. Qual è il consiglio sciamanico? Continua a sentirti parte di una stirpe molto forte. Radicati nella tua eredità spirituale. Questa carta parla di famiglia animica, di lignaggio, di antenati, di stabilità, di casa interiore, di prosperità che si costruisce nel tempo. Quindi lo spirito ti dice: tu non sei sola,
vieni da una linea di potere. Onora ciò che hai ricevuto dalla tua stirpe, onora ciò che ti è stato dato dalla tua genia, onora i tuoi doni, le tue origini, perché solo onorando questo tu costruisci una vita che abbia fondamenta vere, riconoscendo che hai una genia, una stirpe che ti ha dato ciò che hai ricevuto come talenti e come doti. Allora tu avrai fede e fiducia nell'amante invisibile, perché tutto questo processo è sostenuto da una guida invisibile che è il tuo amante. C'è una presenza spirituale che cammina con te molto forte, che oltre ad essere il tuo amante invisibile è qualcuno della tua genia, anche se non te lo ricordi magari, anche se non l'hai mai conosciuto. Non devi capire le cose con la mente, devi solo fidarti. Ora, smetti di aspettare i grandi eventi, perché la vita è adesso. Questa settimana ogni momento è sacro. Anche il silenzio è sacro, anche l'attesa è sacra, il vuoto è sacro, perché è lì che l'incontro con il divino accade. Il movimento è lento, radicato, consapevole, niente forzature, niente corse, solo un passo alla volta, un respiro, un gesto consapevole, e così si apre la via. Quindi stai chiudendo una mente vecchia, 10 di spade, mentre la vita ti porta equilibrio e verità. E ti chiede di stare nella tua luce, il 6 di bastoni. Ma tutto questo deve avvenire con fede, con presenza e radicamento nella tua anima e nella tua stirpe. Questa non è una settimana per correre, è una settimana per riconoscere il sacro nel quotidiano, perché è da lì che nasce la tua nuova realtà e la tua nuova identità. È una lettura bellissima, bellissima. Vediamo cosa ci raccontano le specifiche. Allora, sul 2 di denari la ruota della fortuna, gli eventi. Ti vedo portando equilibrio tra visibile e invisibile, con la consapevolezza che entrambi si alimentano a vicenda, e soprattutto gli eventi della vita nel quotidiano ti portano a fare più cose contemporaneamente, a gestirti tra più cose, no? Magari amore, lavoro, 2 scelte. E vedo che seguendo il ritmo naturale degli eventi, per come con la tua presenza e lucidità incarnata, verrai premiata o premiato. 10 di spade su cosa si muove dentro, 3 di bastoni, una nuova visione della vita, una nuova identità. Si muove dentro la voglia il desiderio di guardare avanti con entusiasmo, e quindi si muove dentro una nuova storia, una nuova narrazione della tua vita. Tu stai iniziando a narrarti la tua vita in modo diverso. Ecco perché all'esterno ci sono questi premi, perché nella misura in cui tu ti narri una storia diversa, perché la vita è quello che ci raccontiamo della nostra vita, allora esternamente a te si genera questa giustizia. Avrete manifestazioni in questa settimana del lavoro interiore, con la giustizia. Vediamo un po' nella giustizia in termini, vediamo, giustizia, cosa accade fuori. Il Papa, una figura autorevole qui c'è. Sono notizie importanti con una figura autorevole che ti fanno stare felice. E come ti stavo dicendo, la realizzazione di cose importanti grazie al lavoro spirituale che state facendo, esternamente vedrai dei risultati. Cioè, una notizia importante che ha a che fare con qualcosa che riguarda la burocrazia, la giustizia in sé, laddove non c'è stata giustizia si bilancia una figura autorevole, qualcuno con il Papa. Il 9 di coppe mi parla di desiderio realizzato,
Perché? Guarda il 9 di coppe come guarda il Papa, perché tu hai assunto in te la direzione dell'amante mistico, dell'amante invisibile, del tuo spirito guida. Cioè, questa realizzazione esterna, questa giustizia esterna avviene per una previa assunzione tua di seguire con fede i dettami quotidiani che il tuo spirito ti mette davanti con gli eventi che succedono. Poi lo traduciamo nella realtà fenomenica come qualcuno che parla di giustizia, burocrazia, eccetera, qualcosa di legale, qualcosa che va bene in questi termini. Ma previa questa situazione c'è questo. Un'altra, e avviene un cambio radicale. Qualcuno torna, c'è anche una firma di divorzio, qualcosa che va a favore di entrambi, o comunque sia c'è qualcosa che va bene qua. La morte è un cambio radicale. Sì, c'è questa giustizia che porta a dei cambiamenti radicali in più aree. Vediamo sul 6 di bastoni. Il diavolo. 6 di bastoni ripetuto due volte. Allora, qua tu ottieni dei riconoscimenti o dei successi. Però, come ti ho detto anche prima, riconoscimenti e successi, come ti ho detto anche prima, perché questa è una sfida. Tu vai bene così come sei con la nuova versione di te, perché il diavolo mi parla anche di possibili, mi parla di ottenimenti, ciò che ottieni in questa settimana, riconoscimenti, successi, vieni vista e notizie che fluiscono in base a questo. Ricordati sempre questa cosa per mantenere l'autenticità che richiede il Papa, no? Quello che mostro fuori lo mostrerei anche quando sto da sola? Questo è per mantenere questo successo autentico, capito? Vediamo la risorsa disponibile come alleato, la forza. 4 di coppe. La forza di guardare... 4 di coppe mi parla di noia, di non vedere la coppa che il divino ti pone, no? Perché la forza? La forza di vedere tutto ciò che accade, anche quando non accade nulla, anche quando la tua mente ti fa credere che stai annoiandoti, di cogliere quell'opportunità di nutrire l'evento. E che cosa succede quando nutri l'evento? Cioè anche quando non stai facendo niente e pensi di annoiarti, invece inizi a dare nutrimento a quel momento che stai vivendo, facendo attenzione a ciò che stai guardando, a ciò che di cui stai facendo esperienza. Che succede? Che ti viene data la forza da quell'attimo presente. La forza. Sul 10 di denari? La regina di bastoni. Due altre? Appeso. L'asso e i denari. C'è una grande opportunità per te qua che richiede un po' di attesa, una grande opportunità. Questo richiamo il tempo, appuntamento importante. Allora, come consiglio sciamanico, rispetto al 10 di denari, ti sta per arrivare, ma non è subito, però vedrai i risultati già in questa settimana, un'opportunità che è l'asso di denari che richiede un cambio di prospettiva. Perché è come se tu, recuperando il tuo potere creativo con la regina di bastoni, anche se sei uomo, tu cambi prospettiva rispetto agli eventi. Se vuoi realizzare casa, stabilità in questi termini, ci sono già i tuoi avi, i tuoi antenati che hanno fatto, gli avi anche guerrieri, quello che hanno ottenuto grandi risultati nella loro vita. È come se ti venisse data questa forza, il richiamo del tempo. E anche se non vedi subito il risultato, dietro a questa attesa c'è una grande opportunità. Ma tu, con la consapevolezza che hai acquisito, riesci perfettamente a vederla già davanti a te adesso, capito? Sì. L'unica cosa che ti voglio dire come in aggiunta
E questo è un messaggio molto delicato, perché con la forza col 4 di coppe? Perché tu hai la forza di sentire anche ciò che quando non stai facendo niente, che ti stai annoiando, nutri l'evento. E cosa accade quando nutri l'evento? Che l'evento ti dà forza. L'evento, qualsiasi evento sia, anche se non sta accadendo niente, perché sta accadendo la vita, no? Ma soprattutto qua c'è un altro messaggio importante. In quella contemplazione tu smetti di dire sì a ciò che non ti nutre più. Tu smetti di restare in situazioni tiepide, perché la forza qua diventa il coraggio di ascoltare il tuo cuore anche quando è scomodo e il coraggio di dire no, questo non mi va, questo non va bene, il coraggio di dire no, questo non mi motiva a livello emozionale. Quindi ha due valenze questa carta qui. Sì, è molto forte questa lettura, è molto forte questa lettura perché mi parla di questa settimana che viene rivelata una verità, si realizza un desiderio e c'è una trasformazione inevitabile che avviene. E tu che succede? Che hai il coraggio di non accontentarti più, la forza di scegliere ciò che ti nutre davvero e questo ti permette di accogliere il nuovo seme di realtà che sta arrivando. Mm? Però qua c'è una fine necessaria, no? Una fine necessaria, è il varco attraverso cui arriva ciò che hai sempre desiderato, 9 di coppe. Ma questa volta devi essere pronta a riceverlo davvero, questo è il senso. E tu ce la fai perché c'è fede, speranza qui, sì. Ok, mettiamo un oracolo di questi. Te l'ho appena detto con questa carta qui. L'autenticità attrae. Essere autentico attrae le persone giuste e respinge quelle sbagliate. Quando rimani fedele a te stesso, filtri naturalmente chi non è in sintonia con il tuo cammino. Questo si riferisce sia a quello che ti ho detto qua, chi sei quando sei da sola, che nessuno ti applaude, perché le persone ti applaudono e le persone ottieni quello che vuoi grazie al fatto di mostrarti autentica. E qua soprattutto questa rimani fedele a te stesso, chi non è in sintonia con il tuo cammino se ne va naturalmente. E il 10 di spade qua, è la morte. Quindi stai andando benissimo. Ragazzi miei ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere. Passiamo a vedere cosa succede nell'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore, ma primariamente anche qui voglio mettere 3 oracoli, cioè Yosho Zen. Vediamo. Voglio vedere cosa vuole vivere davvero il tuo cuore adesso, al di là di quello che credi di voler vivere. Cosa vuole vivere il tuo cuore veramente adesso? Cosa vuole il tuo cuore adesso vivere veramente? Qual è l'ombra da vedere? Ciò che può bloccare o ti spaventa, che può sabotare il flusso, no? Ciò che può bloccare rispetto a quello che vuole vivere il tuo cuore. E poi vediamo il potenziale dell'incontro, cosa può nascere al di là se che tu abbia una persona o meno. Il potenziale dell'incontro, cosa può nascere se attraversi l'ombra. Allora, vediamo. Che cos'è che il tuo cuore vuole vivere davvero? Questa è la regina di... Aspetta, metto 2 bollini qua, la regina di coppe. Il tuo cuore vuole ricevere amore. Non vuole pressioni, non vuole mente, ma vuole solo amore. Il tuo cuore vuole solo amore. Aspetta, metto 2 bollini. Non si sa mai con YouTube. Dai, staccati bollino. Uno bollino qua, un altro bollino qua. Ok,
Allora, il tuo cuore vuole vivere l'amore, la ricettività, il tuo cuore vuole essere ricettivo, vuole darsi, vuole offrirsi alle emozioni senza dominarle, vuole essere empatica, empatico. Il tuo cuore vuole che tu fluisca, che tu ti dia agli eventi. È proprio il video Magia Pratica 15, eh. Il tuo cuore vuole proprio che tu ti dia agli eventi senza voler conto. Che fa la regina di coppe? Che fa la ricettività? Non analizza, è la sciamana delle emozioni, mm, a livello sciamanico, no? Non analizza quello che sente, non cerca di controllare quello che sente. Il tuo cuore vuole che tu non controlli le emozioni, ma che tu fluisca con esse, che tu ti dia all'emozione, all'evento. Questo vuole il tuo cuore. Vediamo l'ombra da vedere che può bloccare, no? Io ce la faccio da sola, io sto bene da sola. Maturità. In questa carta, allora, il 9 di denari, questo è il 9 di denari, sapete quanto io amo questa carta, no? Però adesso è l'ombra in questo caso. Il 9 di denari come ombra, io non voglio nessuno, non voglio sentire nessuno, non voglio sentire le emozioni, non voglio, sto bene da sola, ce la faccio da sola, però qua è protezione. In questo caso, in questa posizione è protezione, no? Invece il tuo cuore si vorrebbe dare alle emozioni, vorrebbe darsi senza controllare. Il 9 di denari invece in questa posizione come ombra è io non ho bisogno di nessuno, ma detto con oh, capito? Così. Sì, qual è il potenziale dell'incontro se superi quest'ombra? Che puoi finalmente godere senza farti aspettative. Divertimento. Allora, il divertimento, la gioia è sacra. La gioia è sacra, la leggerezza è sacra. Gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza e gli spiriti non sono appesantiti da una mente razionale più. Anche i disincarnati non sono appesantiti dalla mente razionale con gli obblighi, con il luogo comune, con si deve fare questo, è meglio se faccio questo, è meglio se faccio quest'altro, secondo una certa morale, secondo certi condizionamenti che ho. Allora, il tuo cuore vuole essere ricettivo per gioire quotidianamente dell'eros, senza aspettative, senza drammi, vivo quotidianamente, minuto per minuto, l'eros che sto sentendo, al di là se ho una persona meno, mi vivo l'eccitazione di un momento, mi vivo l'eccitazione di un attimo, perché quell'attimo è l'attimo presente, è l'eterno presente. E quindi se io mi chiudo con la 9 di denari qui, se penso di essere con la dicitura maturità arrivata a una certa ehm, maturità e quindi non posso più vivermi la gioia, non posso più vivermi, se ho una, sai, il luogo comune, c'ho una certa età, ma quello è un luogo comune, scusatemi il termine, di merda, cioè veramente di merda, ho una certa età per cosa? Cioè per chi? Per cosa? Mi viene in mente una frase che mi disse la mia maestra quando stavamo facendo yoga sciamanico. Dovete arrivare alla morte sani, forti e belli. Dovete arrivare alla morte sani, forti e belli. Cioè, quella frase mi ha dato uno schiaffone, tipo Gigi la trottola, giravo così. E ho avuto anche lì un'epifania. Dovete arrivare alla morte sani, forti e belli, perché la morte è un simbolo, è il transito. D'altronde per affrontare un grande orgasmo cosmico com'è il simbolo della morte devi arrivare sano, forte e bello. Cioè, questa fu una delle iniezioni di consapevolezza che Selene mi ha dato tra le più potenti. Quindi c'ho una certa età, ma per cosa? Capite che è, è l'emozione di quel pensiero che genera la realtà. Allora ci troviamo a 90 anni, a 80 anni, ad avere le ernie, a non respirare. Ma perché? Ma perché è il pensiero che determina una certa emozione e ti fa creare quell'immagine di non mi muovo bene, non cammino bene. Perché? Perché ci sono delle forme pensiero che sono l'egregore, no? Quando andavamo forte sulla fisica quantistica l'abbiamo visto, vi feci anche un video le forme pensiero, vi ricordate? Che invece sta nella playlist Risvegliare la coscienza, se non sbaglio.
Quindi è proprio quelle forme pensiero lì, ho una certa età. Ma di che cazzo, oh, scusatemi il termine, veramente, veramente, quando io sento queste frasi mi viene... Poi dico, però c'è, ognuno c'è il suo destino, ok? Allora, noi, tu che mi stai guardando, no? Ok, tutte le nostre sorelle e fratelli fanno il cammino sciamanico, c'è una certa età, dovete bandirlo dal vocabolario. Anzi, in questi giorni, che stiamo anche in luna crescente, fate proprio fate un simbolo, è simbolico, no? C'ho una certa età, scrivetelo come volete su un foglietto e brucialo. Brucia quel foglietto. Sulla candela, nel camino, brucialo. Perché proprio questo è il sintomo di c'ho una certa età. Cioè, quel luogo comune all'interno del quale ci sono tutte le sensazioni vittimistiche tra le più importanti. Questo è il senso. E quindi l'anima tua, per ritornare al discorso che stiamo facendo qua, vuole divertirsi, vuole esplorare, vuole conoscere il tuo corpo. Tu tuo corpo non lo conosci nemmeno fino a quando hai 100 anni, perché il tuo corpo è espressione dell'anima, l'anima ha infinite potenzialità. Tu pensi che lo conosci, non lo conosci, perché nelle cellule si attivano sempre nuove memorie e quello che eri ieri non sei più oggi. Quindi l'anima ha questo divertimento, il potenziale per vivere la relazione con questo divertimento, la leggerezza dei bambini. Non c'è una certa età. L'anima vuole sentire, vuole esplorare, vuole darsi, perché l'anima è un bambino infinito. Non c'ho una certa età. Ma che c'è? Oh, per favore, cioè nel senso, proprio nel senso, no? Sapete bene di cosa parlo? Chi non lo sa inizia a studiare, per favore, perché la consapevolezza rende l'uomo libero, la conoscenza rende l'uomo libero, la conoscenza è potere, come diceva qualcuno di grande che non ero io. La conoscenza è potere. E allora la conoscenza non è la conoscenza intellettuale in questo caso, ma non è solo in questo caso. La conoscenza empirica spirituale, la ricettività, mi vivo le emozioni, mi vivo gli eventi senza giudicarli, mi do a queste emozioni che sono veicolate da questi eventi o dalle persone, mi do a queste emozioni. E allora cosa succede quando ti dai alle emozioni? Quello si chiama empirismo radicale. Solo nell'empirismo radicale avviene la vera conoscenza, quando divieni ciò che vuoi conoscere. E com'è? Quando è che divieni ciò che vuoi conoscere? Quando ti dai all'evento. Nello yoga sciamanico noi facciamo delle altre pratiche che non abbiamo fatte nelle masterclass, magari le facciamo nelle prossime masterclass, in cui tu diventi, ci sono le pratiche utilizzando l'energia erotica della Kundalini in cui diventi ciò che vuoi conoscere. Allora diventi, vuoi essere il grande scrittore, ti puoi alleare, che ne so, a Neruda, allo spirito di Neruda, allora ti allei. Vuoi essere il grande pittore, ti allei allo spirito di Picasso e tu inizi a dipingere. Cioè, sono cose potentissime che arrivano quando fai le pratiche dell'estasi sciamanica. Ecco, divieni ciò che vuoi conoscere. Ma tu in questa pratica, quando tu ti dai agli eventi, senza analizzarli, senza giudicarli e senza avere l'ardire di voler avere un controllo sugli eventi e sulle persone, tu diventi quell'evento. E lì inizi proprio a godere, divertimento. Divertimento. Ok. Ora, dopo aver detto questo, andiamo a farci la lettura per capire cosa accade. Facciamoci una lettura a croce. Ok. Allora, cosa accade nell'amore? Cinque di spade, 10 di denari.
guarda, il clima passa da una sensazione di autosabotaggio a una piena stabilità. Il 5 di spade mi parla di sensazioni di conflitto interno, di crisi interna, di crisi interna. E il 10 di denari mi parla di una sensazione di piena stabilità, di radicamento nelle tue radici, di radicamento nella tua genia. Quindi a livello pratico, qua abbiamo una sensazione, un disguido o una sensazione di tensione che sì, ha il potenziale di trasformarsi in una grande stabilità, o anche questioni riguardanti la stabilità che portano tensione. Vediamo un po' cosa mi dicono. D'altronde, se ho una certa età, non posso più essere una bambina, non posso essere più un adolescente, è normale che ho tensione quando mi confronto con una stabilità voluta da una morale comune nelle relazioni, nelle etichette nelle relazioni. Ok, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione dell'energia futura. 10 di spade, 7 di bastoni, paggio di spade, cavaliere di coppe. Allora, qua c'è un no contact o comunque sia un disguido, o comunque sia qualcosa che ha bloccato un avanzamento d'amore o che può bloccare un avanzamento d'amore. Vedi, c'è una discussione con questo paggio di spade, no? Il paggio di spade chi è? Colui che vuole parlare, anche provoca, anche vuole sistemare delle cose pendenti, situazioni pendenti. E qua c'è un blocco, no? Ti blocco. C'è una sensazione di blocco, però poi c'è il 10 di denari, quindi vediamo. Allora, energia attuale, amore. E infatti abbiamo un fermo in amore adesso, l'appeso. Possono essere anche questioni riguardanti la stabilità lavorativa, eccetera. Abbiamo l'appeso in amore in questo momento che mi parla di te che stai cambiando prospettiva rispetto agli eventi. Ma soprattutto, sì, questo è soprattutto, prospettiva rispetto agli eventi, è un fermo in amore. Per me l'appeso ha a che fare con delle circostanze anche esterne che possono bloccare il normale fluire delle relazioni, no? Vediamo al positivo cosa abbiamo in amore, abbiamo la forza, quindi qua se abbiamo qualcuno c'è la volontà di recuperare il rapporto da parte di qualcuno, forza e coraggio anche di affrontare dei temi importanti che possono portare a un recupero di una relazione. Altrimenti la forza positiva è proprio il recupero di te stessa o di te stesso che ti dai, hai il coraggio di darti alla vita e agli eventi. Vediamo il blocco qual è. L'eremita, basta stare da soli, basta analizzare, basta fare il viaggio da soli. Questa maturità qui, il blocco è stare troppo tempo da soli. L'eremita, il blocco è vedere anche la ricerca interiore come un alibi per non confrontarsi con la propria interiorità, fondamentalmente è questo. Cioè vedere la ricerca scusami, vedere l'isolamento, isolarsi eccessivamente come un alibi per non confrontarsi con l'altro. Puoi essere tu o l'altra persona, questo, se c'è già. Vediamo che è successo qua. Regina di spade combattiva e la papessa. Allora, io vedo che da un po' stai in una condizione di introspezione, no? Allora, qua il messaggio dell'eremita si potenzia, cioè vedo la papessa è silenzio interiore, silenzio con il mondo, silenzio, no? Regina di spade è freddezza nelle relazioni o comunque necessità di stare sola o solo, e adesso c'è una sensazione di blocco. Ora, o comunque sia di fermo in amore, no? E queste due carte di solitudine mi confermano l'eremita al blocco. Non prendiamo la ricerca, l'isolamento o il troppo isolamento come un alibi per non confrontarsi con la vita, con le emozioni e con gli altri. Vediamo cosa succede nell'amore nei prossimi giorni. 8 di spade,
Qua c'è un chiarimento, l'asso di spade, qualcosa ti si sblocca a partire da una chiamata o da un chiarimento, o un nuovo inizio a partire dalle parole. E qua vedo un incontro con qualcuno. Il 4 di bastoni mi parla, se c'è già una persona, della celebrazione di una stabilità riconquistata. Ecco perché mi dicevano il 10 di denari, no? Allora, è molto chiaro e te lo ribadisco. Qua se c'è, allora io vedo che c'è una, se c'è già una persona, le cose erano ferme, però viene superato la gabbia mentale dell'otto di spade e vedo un incontro volto a celebrare una stabilità ritrovata e la voglia di recuperare una certa connessione. Se non c'è nessuno per le ragazze single, i ragazzi single, io vedo che qua c'è una nuova connessione e un incontro. Allora le carte ti stanno dicendo: non stare isolata, non usare la solitudine come un alibi, perché qua c'è una chiamata per un incontro. Esci fuori dalle gabbie mentali o dal sentirsi intrappolata in una mente che mente sempre, perché qua hai necessità di, dalla tua parte abbiamo la forza, l'avevamo anche nella lettura precedente, come alleato tuo, il coraggio di parlare, di avere questo incontro, da cui può nascere veramente qualcosa di molto interessante. La tua anima vuole divertirsi, va bene? Vuole essere ricettiva, divertirsi e togliere il muro della saccenza, no? Sono arrivata, c'è una certa età, ok, questo è il senso. Vediamo adesso le specifiche cosa ci raccontano. Sull'appeso e qua a questo punto anche le carte precedenti, ti ricordi che qua hanno detto è tempo, richiamo appuntamento importante che era la lezione dell'anima, era sfida, diciamo tra virgolette, e questo appuntamento qui, il coraggio di darsi a questo. Ok, allora l'appeso, energia attuale, 4 di denari, vedo che stai ritirata o ritirato in te stesso. La forza al positivo, cosa arriva? E arrivano comunicazioni, che è il paggio di bastoni qua. Qua c'è una persona che vuole recuperare, oppure qualcuno che stimola la tua necessità di darti, di offrirti, no? C'è una persona che dimostra interesse nei tuoi confronti qua, molto interesse nei tuoi confronti. L'eremita al blocco, il 5 di denari. Non usare la tua solitudine come scusa, come alibi, perché qua c'è la percezione di perdere se ti dai all'altro, o se la percezione di sentirsi esclusi, come sfida, e allora il mio lavoro interiore, lavoro dentro, sto da sola, sto da solo. No, qua ti dice vai, esci. 8 di spade, 10 di spade, perché avevamo anche prima il 10 di spade. Guarda, ci possono essere un po' di difficoltà riguardanti una vecchia identità che ormai cade, ma è finita quella vecchia identità, capito? O una relazione che è finita, allora hai un po' di remore a uscire con qualcuno, con questa persona qui, che io vedo che c'è un nuovo inizio qua, che ti chiama. Asso di spade, l'appeso, vedi? Allora, c'è una persona qua o c'è un nuovo inizio. Allora, l'asso di spade sono i chiarimenti, verità che tranciano ogni dubbio, tranciano le nuvole, situazioni nebulose, c'è l'appeso. Questa verità cambierà prospettiva delle cose. E soprattutto tu ti chiederai: allora che faccio? Abbatto il luogo comune? Io credo che il 4 di bastoni la risposta sia proprio di sì. 4 di bastoni è proprio sì. Cavaliere di spade. Qua ci sono delle verità che vengono dette, delle cose che si sistemano, anche con una certa urgenza. Quindi lo vedevamo prima anche, no? Era uscita la giustizia come cosa accade fuori, cose che si sistemano fuori proprio in virtù del fatto del tuo cambiamento di prospettiva.
Quindi abbiamo una persona che vuole un appuntamento con te, vuole un incontro con te, vuole chiarire delle cose con una certa urgenza, cose lasciate in sospeso, e tu cambierai prospettiva rispetto a questo. Può essere anche una persona nuova, alla quale io vedo che tu vai col coraggio di chi sente che vuole esplorare questi nuovi, oltre i confini di se stessa o di se stesso, capito? Sì. Può essere che l'altra persona abbia avuto un'eccessiva sensazione di isolamento, no? Abbia voluto essere eccessivamente isolata, isolato. Sì, vedo questo. Vediamo con i miei potenti oracoli cosa ti dice questa persona, e li potete trovare sotto all'info box in descrizione, visto che c'è questa urgenza. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Potrebbe sembrare una persona forte, risoluta, ma è una persona fragile, come lo siamo tutti. Quindi se appare una persona molto risoluta, questa persona qui che parla, no? Che vedo, però è una persona fragile come tutti, va bene? Cos'altro? Sono scappato per paura che mi lasciassi. E qua una persona si può essere allontanata determinando in te delle sensazioni di freddezza per paura che lo lasciassi tu, quindi perché? Perché è una persona insicura. E quindi qua arriva all'attacco il chiarimento di situazioni di stallo per alcuni di voi, ok? Cos'altro? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Quindi è possibile che ti abbia fatto capire il contrario, possa fare capire il contrario, ma voglio solo te, e qua te lo dice con una certa urgenza. Cavaliere di spade, 4 di bastoni. Ok. Vediamo adesso l'ultima carta di queste, con i chakra, come ti vede questa persona, e quindi di conseguenza anche quale chakra vai ad attivare in questo movimento di cambio di prospettiva nella relazione. L'amore, il quarto chakra, e la regina di coppe è qui, anche se sei uomo, ripeto, la promessa di un amore senza fine. Il quarto chakra, beh, allora, il vero viaggio interiore ti porta a camminare sulla via del cuore. L'eremita al blocco, significa che il viaggio interiore può essere spesso usato come alibi per rifugire la realtà. E invece tu ti devi confrontare con la realtà della materia, la realtà vera, perché la spiritualità è lo strumento per spiritualizzare la materia. La materia è il corpo, la materia, il sogno più grande dell'anima, perché attraverso questo veicolo l'anima può giungere a quello che viene chiamato nirvana, cioè la liberazione finale dagli attaccamenti, dalle paure. E quindi questa persona ti vede così, come la promessa di un amore senza fine. Ma soprattutto tu vai a realizzare quello che il tuo cuore vuole veramente in questi giorni, che è la regina di coppe, la ricettività, quarto chakra aperto. Il quarto chakra aperto ti fa sentire, accorcia le distanze, cioè tu senti prima di vedere quella cosa che senti. È come il sentirsi toccare senza essere toccati nella realtà fenomenica. Il quarto chakra accorcia qualsiasi distanza. E il quarto chakra è il ponte tra i mondi, tra i chakra inferiori e i chakra superiori. E il quarto chakra è il potere che ti permette di trasformare gli istinti più, l'animalità più forte in visione, apertura del cuore, in visione. E il coraggio per farlo ce l'hai. Bellissimo.
Ok, ragazze mie, ragazzi, io concluderei qui. Abbiamo fatto due letture sorprendenti, stupende. Che dite? Basta, no? Sì, dai, ok, abbiamo detto tanto e è stato stupendo, ragazze mie, ragazzi. Mi raccomando, praticate e realizzate tutti i vostri più grandi obiettivi, che siano in linea con gli obiettivi del cuore, che la vostra volontà individuale sia allineata alla volontà universale, che sono gli obiettivi del cuore, perché i vostri avi e i vostri antenati non combattono per desideri mediocri dell'ego, ma combattono le grandi battaglie della visione, delle visioni. E allora tu sei alleata a questa visione e ai tuoi avi e ai tuoi antenati. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!